Buongiorno a tutti, ben ritrovati, come state? Io tutto bene. Oggi voglio andare a fare con voi questa simpatica pagina che sto facendo per il Gian Journal Dolci Memorie e come vedete sto usando delle pagine bianche semplicemente leggermente bagnate intorno con un po' di caffè. Ho optato per questa soluzione. Comunque, tornando al progetto, vado a fare una finestrella così, trasparente, con tasca, dentro la quale praticamente ritagliando il pezzo di carta e quindi avendo la misura precisa, noi andiamo a inserire un simpatico bigliettino all'interno. Fatica zero, mi piace tantissimo. Poi si può bordare con pizzo, nel mio caso sì, perché sto facendo il Gian Journal tutto pizzi e merletti e quindi mi piaceva molto fare questa cosa. Dai, andiamo al tutorial, perché tra l'altro ho fatto diversamente nel mio progetto e questo sistema che andiamo a usare oggi è ancora più facile. Come prima cosa vado a prendere due fogli per la stampante. In questo caso qua non li ho bagnati nel caffè, ma li andrò poi a sistemare col nostro amato Vintage Photo, e quindi li vado a piegare a metà tutti e due. Adesso, per andare un po' spedita, vado a fargli una cucitura in mezzo con la macchina da cucire, ma lo si può fare anche a mano tranquillamente come al solito. Ecco qua. Fatta una cucitura che blocca i due fogli, vado, vedete, o da questa parte o da questa parte, vado a fare una finestrella. Io per abitudine la faccio sulla destra, non so per quale motivo mi viene più facile. Poi prendiamo una qualsiasi plastica trasparente, scusate i riflessi, vado per comodità a prenderne una parte chiusa, ma non c'è problema, tanto poi noi con la colla facciamo tutto, e vado a decidere un inserto da fare qui. Ovviamente per essere una taschina la devo tagliare doppia, la pellicola, questa qua, la plastica, e devo lasciare l'apertura, un'apertura all'esterno del foglio, quindi devo un attimino decidere dove mi piace di più. Qua c'è un foretto, vado un attimino a tagliare questa parte che c'è colla e taglio questa parte qua. Vediamo un po', qua c'è la colla, quindi dovrei andare dritta qui, piccola, vabbè, vediamo. Queste qui sono le plastiche delle carte che sto usando, vedete qua c'è colla, la tolgo perché se no mi dà poi problemi dopo. Allora, volendo io potrei fare una taschina anche così, però è più bella un po' più piccola, proprio per dare l'idea dell'inserto all'interno, quindi vado a farla tipo così o alta così, che è anche carina e che appunto ha l'apertura da questa parte. Quindi cosa faccio? Intanto taglio l'eccesso e mi porto già alla misura che voglio fare, quindi all'incirca qui, e taglio via questa parte. Vediamo se va bene. No, ancora un pezzettino. Così, adesso vado a posizionarla esattamente dove voglio, deve esserci un ingresso qui. Cosa faccio? O lo segno con la matita oppure premo con un dotter per portare il segno sul foglio. Quindi io vorrei farlo col dotter, però poi devo mettere la testa sotto mi vedete la testa poi, quindi procedo con la matita e faccio un segno leggero così, poi sotto, cioè praticamente vado a segnare il bordo esatto qua della nostra plastica, il bordo esatto, perché poi dobbiamo tenerci più dentro nel tagliare, ovviamente, no? Quindi io faccio così il bordo esatto su cui devo poggiare poi il mio biglietto, no? Adesso vado a tagliare all'interno. Sarebbe bello anche farlo a strappo, non volendo metterci pizzi né niente, no? Io ad esempio ho questo qua, Girocat, che è una lama che può fare tutti i rigori, no? Quindi vado a farlo in questo modo, cioè mi appoggio all'interno considerando più o meno 1 centimetro e vado a fare questo, un po' di ghirigori un po' irregolari, cercando di venire un po' dritta qua verso la tasca, e poi riprendo da qua e cerco di fare una cosa simpatica e vado a tagliare anche questa parte così. Ok, anche a strappo
è molto carino. Ok, a questo punto vado a cancellare il segno di matita che avevo fatto, perché è quasi ora di incollare la nostra taschina. È davvero una cosa facile e possiamo fare delle varianti molto facilmente con pizzi. Ad esempio possiamo fare un inserto di pizzo, in questo caso magari non è proprio necessario fare la doppia pagina, oppure possiamo fare una tasca di pizzo come inserto. Adesso vado a chiudere la mia taschina là dove voglio che sia chiusa. Qua devo usare per forza Flash Bond e vado a chiudere i due lati cercando di stare più al bordo possibile. Bisogna usare pochissima Flash Bond perché sennò andiamo oltre la finestra, andiamo al centro e poi si vedrà la colla e questo dispiace. E quindi vado a chiudere la mia taschina cercando di stare un po' dritta e purtroppo non c'è modo di, per me almeno con i miei mezzi, di non farvi i riflessi con questa pellicola. Sì, Flash Bond anche sulla carta perché deve comunque incollare la pellicola, quindi a meno che non avete un Vinavit particolare molto potente è meglio usare l'aceto vinilica o un attaccatutto. Dovrebbe essere ben incollata. Ok, vediamo un po'. Adesso vado a incollare qui la mia taschina. Dovrò incollare il bordo della taschina e il bordo della carta, cercando di fare proprio un lavoro ben fatto, preciso, perché sennò appunto esce la colla sopra la pellicola, quindi vado a fare un lavoro il più preciso possibile. Poi ovviamente se facciamo dei paciocchi così basterà mettere un pizzo, una bordatura sempre con la carta. Infatti si può tranquillamente tagliare dritto, Adesso io ho voluto fare questa variante ma non è necessario. Adesso vado a metterla qui a bordo, esattamente dove avevo messo la colla prima, e adesso con molta attenzione vado a incollare qui. Dobbiamo più che altro fare attenzione da questa parte che vada bene bene al bordo, così, perfetto. Mi sembra di non aver fatto pasticci all'interno della finestra, no? Anche perché se li intercettiamo subito si possono far andare via, ma se si asciuga poi resta bruttino. Ok, adesso vado a incollare tutto, il bordo qui, bene a filo, e la pagina. Quindi posso andare un po' lontana qui, quindi vado a incollare la pagina tutta per benino, e anche in questo caso consiglio Flash Bond perché il Vinavil purtroppo ondula un po' la pagina, no? E poi la indurisce, almeno secondo la mia opinione. Poi lì sono gusti, stiamo usando Flash Bond, quindi voglio dire. E qui bene al bordo, quanto più possibile, in modo che non si sposti dalla nostra taschina. Ok, adesso vado a incollare anche questa parte di qui, e la nostra taschina è già bella fatta. Io la trovo una cosa bella e rapida da fare. Guardate che bella finestrina. Poi possiamo anche farla da questa parte. Io ho il dubbio però che è meglio non farla da tutte e due le parti, perché poi ho paura che rimane rigida, perché la pagina quando si sposta un po' scorre. Non so, mi dà quest'idea che è meglio non... la cosa che mi sono dimenticata di fare, ma che si fa presto a fare, è un po' di vintagiatura prima di incollare. Verrebbe meno rischioso fare questa cosa, perché poi dopo quando è incollato magari non viene tanto bene, quindi era meglio farlo prima oppure non farlo, cioè non a tutti interessa la vintagiatura. Comunque sia, è carino farlo nel mio caso. Poi naturalmente se ci piace possiamo fare delle stampate sopra la finestrella con lo stazon, come sempre, se ci piace. Io non la farò perché preferisco un effetto così naturale e metterci dentro una card appena perché, come vi dicevo, ho fatto tutto il Jan Journal appena macchiato sul bordo di caffè,
in questo caso qua cambia un po' perché è di stress. Adesso andiamo a metterci un'immagine. Come vi dicevo, qui abbiamo la forma precisa. In questo caso vado a togliergli qua tutto sto ghirigori che gli ho fatto, la faccio doppia, quindi vado a incollarla. E appunto vado a raddrizzarla un po', se viene bene, se no prendo un altro pezzo di carta piuttosto. Non mi interessa che sia precisa. Ok, in questo caso qua vado a metterci dentro una fantasia trasparente. Semplicemente vado a tagliarla. Così. Guardate che bellina. Manteniamo la trasparenza davanti e dietro. Vi faccio vedere in un inserto, facciamo un po' di spoiler qua. Vedete qua già ne ho fatto uno, però questo qua non è doppio, è semplice, semplicemente tagliando il foglio in mezzo e viene così. Quindi, guardate che carina. E poi appunto si può usare veramente per metterci un biglietto, qualcosa, una foto, una nostra foto. Ok, poi volevo farne un'altra però con del pizzo, quindi stessa cosa, vado a piegare due fogli, vado a cucire in mezzo e con la stoffa taglio una parte così, una stoffa trasparente, se no non ha molto senso. Sempre questa qua di Ikea, questa qua è quella lì che avevo colorato però, e decido un pochino dove metterla. Io farei un inserto così centrale, quindi ne taglio un pezzo, facciamo dritta e un pezzettino, ok, e la metto qua. Adesso faccio come prima, la stessa identica cosa, segno il bordo esterno, lo vado a segnare di nuovo con la matita, poi lo cancello così non sbagliamo, leggero. Qua con la stoffa bisogna un attimino andare a intuito perché non è una scienza precisa, e taglio all'interno, però questa volta faccio tutto dritto, ma al solito è meglio che vado a prendere la riga di metallo con un cutter o anche con la forbice, e vado a lasciare un centimetro su cui appoggiare, un centimetro circa, però dobbiamo essere abbastanza precisi perché poi si vede questa cosa, quindi cerchiamo di farla un po' carina. Così. Sotto, qui così, e qui o meno, così. Molto bene. Adesso cancello di nuovo la matita, ok, e qui essendo la stoffa traforata non ci sarà bisogno di chiudere prima la tasca, no, rimarrà chiusa perché la colla si estenderà ovunque, quindi va bene così. Vado a incollare. Ok, andiamo. Cerchiamo di tirare un po' la stoffa perché se no rimane troppo molle. Ok, e adesso questa gomma e adesso rinforzo un pochino anche di qui, ovviamente di colla perché se no non va a attaccare sopra, mentre sul resto della pagina forse basta già, magari ne metto un pochino ancora, giusto un po'. Ok, allora devo dire che è divertente, si fa in fretta e il risultato è ottimo. Adesso appiattiamo bene e voilà. Poi se non vi piace qui, cioè qui intorno si può mettere altro pizzo, se state andando di pizzo.
Ovviamente non è che sia una taschina molto pratica, nel senso che è qua si farà un po' di difficoltà a infilare, però è carino da morire, dai. Allora, direi che questa qui la tengo da questa parte perché sennò mi va sempre tutto dall'altra parte, tanto l'ho messa in centro. Devo solo pensare se voglio farci dell'altro qua intorno, però ad esempio sarebbe bello cucire a sto punto, quando la colla si sarà ben asciugata, se no povera macchina da cucire. Ad esempio qui si potrebbe mettere un filo, lo attacco anche col Vinavil che così vado più precisa, un filo di cotone di questi qui, lo attacco proprio qua sulla carta, però se no incolliamo la retina che non va bene. Sempre sulla carta gli diamo un contornino, qui vado a applicare il filo. Qui lo lascio lungo, così poi vado a fare un fiocchetto. Questo, per chi non ha la macchina da cucire, potrebbe essere un'idea davvero carina. E qui mettendo un po' di Vinavil anche qua sotto, andiamo a fare un fiocchettino. Adesso è ancora fresco, ma tanto per rendervi l'idea ho messo Flash Bond sul finale, così magari faccio prima. E voilà, che carino! Io ho messo questo, ma si può mettere magari un filo un po' più decorativo, se lo fa come vuole. E sul retro farei la stessa cosa, magari senza il fiocco. Allora, ho provato a mettere Flash Bond in questo tipo di flacone, vediamo se riesco. Uscire esce. Avevo paura che fosse troppo sottile il beccuccio e forse abbiamo risolto così i miei problemi di sberluccicamenti di colla. Allora faccio prima un nodino, così ecco sta più fisso, e poi quando sarà asciutto faccio un fiocco, oppure si può applicare un bottone. Quindi vado a fare di qui la stessa cosa, però solo incorniciando. Allora, per comodità uso questa, che adesso dovrei andare più precisa con questo flaconcino. Questa è la nuova aceto vinilica, tra l'altro, se a qualcuno interessasse. Ora vediamo come si comporta. L'ho presa su Amazon, la sto provando per la prima volta, mi sembra che fili non ne fa neanche tanti. Ora, se incolla come la Flash Bond, tanta roba. Ok, dai, andiamo a fare questo. Poi ragazze, scommetto che voi guardando vi sta già venendo in mente qualcos'altro che si potrebbe fare con questo metodo, no? Poi le idee vengono a vulcano proprio. Là. A me sembra che questa colla funzioni molto bene. Ok, e questa è l'altra idea. Ora, se è vero che la colla funziona bene, qua posso già fare un fiocco e così concludiamo. Oh, che bello, mi piace. La colla è questa qui, adesivo acetovinilico trasparente, non ha nessuna marca, non vedo nessuna marca, però io vi lascio il link nell'info box di Amazon. Ok, vado a ridurre un pochino il quadratino che ho tolto, senza prendere misure, solo giusto un mezzo centimetro. Poi voglio decorarla, vado a unirlo con del washi tape stavolta, così intanto gli do già una parte di decorazione. Poi guarda, ho detto che voglio usare un po' di roba. Qua mi sono fatta delle etichette, sapete, col metodo, le etichette bianche, le ho spalmate un po' di vintage photo. E qua ho dei washi tape, dei sample. Usiamo dei fiori, metto dritta, ok, sì. Vabbè, facciamo così, ecco qua, che è meglio, così, quindi asciutto.
Allora adesso guardo se ho qualcosa qui che può andare. Allora metto questo così esce un pochino fuori di qui. Direi che siamo già quasi ci metto Chanel numero 5 oppure Taste the Rainbow e un numerino. Faccio un po' di stencil sotto. Sto sempre sui toni qua, sto metallico. Io mi sono innamorata di sto colore che non è metallico, però è troppo carino. E vado un po' tutto intorno a fare sti mattoncini. Tra l'altro, una cosa che ho notato di questi colori è che sono molto resistenti all'acqua. Sembrano come lo Stazon. Adesso magari non sono così affidabili come lo Stazon, ma sono molto resistenti all'acqua. Alla colla di sicuro, non sbavano, quindi cioè ottimo. Allora, di qua così, beh direi anche di qua, sul retro facciamo, vediamo poi dopo. Intanto qui ci sta, tutto bello rosa, romantico, come piace a me. Qui a farci un po' di vintage photo. E qui incollo così perché appunto volevo lasciare indietro questa cosa qua. Questo qui lo metto qua in centro, qua così un po' di lato. Poi vabbè ci sono questi qui, no, non ci azzecca, vedete? Questo qui è questo qui, ed è su queste etichette traslucide che normalmente il colore sbava, qui non ha sbavato. È vero, non ho messo acqua, però comunque queste etichette non sono proprio la carta classica, sono un po' lucide. Non ha sbavato, si è attaccato come lo Stazon. Allora qui all'interno mettiamo le righette sempre. Per chi non le avesse viste queste righette piace, c'è il tutorial, diciamo tra virgolette tutorial, e ve lo linko qua sopra nelle i, e magari ve lo metto anche nell'info box. Qui volevo mettere così simpaticamente questi adesivi qui che qua così, cioè non si vede dall'esterno perché sono simpatici ma non proprio vintage, ok? Sono una coppietta timida, non so, I love you, che si dice I love you e si timidamente, è simpatico, vabbè dai. Ok, qui va bene così, ma io direi anche qui poi alla fine, poi vediamo più avanti se mi viene in mente qualcosa. Ok, quindi qua resta così. Comunque come stoffa non è neanche malaccio, cioè si riesce abbastanza a infilare tutto. Ovviamente dietro va decorata anche. Facciamo così. Allora, andiamo anche qui a fare i mattoncini. Va là. Questo. Metto solo questo. Anzi, metto questo qua più carino. C'è una cartina geografica della Sardegna. Là. Ecco qua magari il numerino ci sta anche, o il numerino appunto, la bustina qui, tranquillo, semplice, già pronto. E vediamo un po' come rende. Esce un po' qui e poi girando si vede, si intravede un disegnino, una cosa. Carino, dai, va bene. Ok, ragazze, per oggi è tutto. Spero che abbiate trovato interessante questo elemento, di aver fatto una cosa gradita, condividere, e niente, io vi saluto qui, fatemi sapere cosa ne pensate. Io vi mando un mondo di baci e tanta positività e ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!